Buongiorno e bentornati, nuovo video. Oggi abbiamo un'altra Nintendo Switch che ho acquistato insieme a una dock per la TV. La dock sembra funzionare, abbiamo adesso questa Nintendo qui che tecnicamente non si accende, non fa nulla. È già stata chiaramente aperta, è stata maltrattata, ha diversi segni di graffi, grattoni, sembra sia stata morsa animali o roba simile, perché ci sono dentate qui. Vediamo se si riesce. È difficile con lo schermo riflettente. Allora, andiamo ad aprirla, andiamo a verificare come stanno le cose dentro. Qui abbiamo anche una vite spanata, ma è completamente rotta, quindi sicuro ci avrà bisogno di un case nuovo, perché così chiaramente non va. E di qua c'è una vite e vediamo cosa succede a questa console. Di qua non c'è, qua sopra non c'è, ecco, c'è pure la griglia qua, manca la griglia. Gli manca una vite sotto, qui è addirittura rotto, sì è rotto. Ok, va bene. Togliamo questa viterella qua lo stesso, se ci riusciamo. Ok. E pezzettino, che qua, va bene. A parte questo, il frame qua è buono, magari gli si cambia solo il vetro touch, si cambia la scocca posteriore e direi che torna abbastanza buona. Qui ci sono pezzi di alluminio, plastica, alluminio, quello che sia. Va bene, allora continuiamo. Questa non è la vite giusta che va qua, non è la vite giusta che va lì. Ok, ecco qua, già cominciamo. Allora, il connettore SD qua è danneggiato e si è portato via il piedino qui. Vabbè, dopo lo farò vedere. Si è staccato il piedino, magari riesco ad aggiustarlo così senza problemi, senza dover cambiare il connettore. È spanata. Già vedo un'altra vite spanata. Fantastico. Che non sono neanche le sue, secondo me. Ecco perché sono tutte spanate. Sì, questa non è la sua. Questa è un'altra vite, c'è un altro filetto. Dai, non dirmi che anche questa è spanata. No. Ok, ma non è messa bene comunque. Va bene. Vediamo se riusciamo a togliere questa. Ok. Allora. Vabbè, perlomeno la scheda non sembra neanche. Qua è sciolto. Oddio. Ok. Togliamo. Sì, come avevo detto, queste qui non sono neanche le viti sue. Wow, questa era spanata, sono riuscito a togliere lo stesso. Queste qua sono le viti. Sono viti un attimo giallastre. E sono le viti che vengono messe nei Joy-Con, che non c'entrano niente con la console stessa. Quindi vabbè. Però di per sé la console sembra a posto. Non hanno lavorato né la porta né questo. Qui sotto no, è a posto. Ok, è un buon punto di partenza. Hanno tolto l'adesivo? Sì, hanno tolto almeno l'adesivo, quindi qualcosa hanno smontato, però non hanno fatto nulla. Forse hanno cambiato la pasta termica?
Neanche. Qualcosa... boh. Vediamo. Allora, andiamo con il microscopio. Stavo dicendo microscopio. Accendiamo il microscopio. Portate pazienza un attimino. Microscopio. Eccoci qua. E andiamo a verificare la porta di ricarica. Dove sta? Eccola qua. Allora, zoom, zoom, zoom. Ok. Sembra in buono stato. Non vedo piedini piegati, non vedo nulla di strano, quindi tecnicamente dovrebbe essere a posto. Vediamo se... no. Si muove leggermente, ma dovrebbe essere a posto. Ok. Verifichiamo lo stesso con la nostra test board per le Nintendo Switch, per l'USB-C. Allora, ci infiliamo la schedina, andiamo ad aprire il programma per il multimetro. Un attimo secondo che lo collego. Eccoci qua. Bene. E allora adesso andiamo in diodo, modalità diodo, e andiamo a verificare un attimino. Allora, puntale rosso a massa, in una qualsiasi massa, va bene questa, va bene la porta, va bene la schermatura, basta che sia la massa. E andiamo a controllare i collegamenti. Se è in continuità, appunto fa il suono. A11, A10 non sono collegati e va bene. Questo è a posto, a posto. D- fa 0,74, va benissimo. Questo fa 0,74, va bene. Questo va bene, questo va bene. Qua non è collegato, va benissimo. E questo è a posto. Qua ok, qua ok. Questo è a posto, questo è a posto. Qua ok. Questo non è molto... non ha un buon valore. Di più va bene, di meno va bene, questo va bene. Questi due sono collegati, comunque la porta va bene. Ok. La porta è in buono stato, quindi non ha nulla che non va. Almeno. E va bene, quindi non serve che vado a cambiare la porta. USB. Ok. Qua vedo una cosa... ai ai ai. Ok. Riprendiamo il microscopio così vediamo più chiaramente cosa succede. Allora, lo rimettiamo a fuoco, accendiamo la luce così vediamo un po' meglio. E qui, allora, questo è il connettore, ok, ecco qua. Qui io vedo un problema. Allora, intanto, wow, intanto togliamo il dissipatore. No, hanno usato le viti sbagliate. Vabbè, non crea problemi sulle Nintendo Switch, non è che scaldi chissà che cosa. Ma hanno usato le viti sbagliate. Sì, ancora hanno usato le viti dei controller, dei Joy-Con. Non sono le viti giuste, ragazzi. Non hanno il filetto giusto. Dov'è andata l'altra? Boh, è sparita. Va bene. Allora, togliamo il dissipatore. E adesso, ecco qua. Abbiamo, scusatemi. Ecco qui.
manca il connettore della ventola, si è staccato il connettore della ventola. Fortunatamente non ci sono tracce rovinate, quindi va bene, gliene possiamo mettere su uno nuovo e non è un problema. E come vi dicevo prima, eccolo qui, ecco qua, questo è il danno che vi dicevo prima, gli manca un piedino qua, che me lo sono ritrovato attaccato qui. Adesso non so se si vede, se si riuscirà poi a vedere, eccolo lì, è lì attaccato, eccolo qua. Quindi questo piedino qui dovrebbe essere lì al suo posto, è venuto via, si è dissaldato, probabilmente riesco a rimetterlo a posto senza dover necessariamente cambiare l'intero connettore. E quindi lo risaldo tranquillamente. Va bene, senza ventola non è un problema perché come ho detto le Nintendo Switch scaldano anche poco, quindi almeno si può comunque accendere, la console si accende, funziona, farà le sue cose, eccetera. Però, prima di accenderla, appunto, vado a verificare due cose. Il fusibile allora è buono, perché se gli arriva il contatto qui vuol dire che è buono. Dopo, vediamo un attimino, massa, e andiamo a verificare il chip M92. Ecco qua. Questo è il chip M92. Vediamo se riesco a mettere più a fuoco. No, devo avere le lenti sporche. Ok. Comunque. Allora, puntale rosso a massa, come vi ho detto, modalità diodo. Vado a misurare. Allora, qua c'è lo schermo, c'è il guscio di metallo, che è sempre a massa. Allora, questa è la a sinistra è la massa, a destra non dovrebbe essere la massa, dovrebbe dare un valore che non è 0. Qua, perché mi è multimetro? Un attimo solo. Allora. Ok, devo togliere il bip allora, perché qui abbiamo un valore corretto, qui abbiamo un valore corretto, qui abbiamo un valore corretto, e qui abbiamo un valore corretto, quindi vabbè, come non detto, ho sbagliato, non devo stare a guardare il bip. Il bip non vuol dire sempre che è in cortocircuito. Quando è in cortocircuito, vedete, fa 0,00. Quando c'è un valore, vuol dire che va bene. Insomma, questi sono i valori indicativi di riferimento. 0,3, 0,5, 0,4, 0,3 e anche questo 0,5, 0,4 circa. Dopo qui abbiamo 0,4 e va bene. Qui abbiamo 0,04. Questa è la massa. No, aspettate un attimo, problemi di contatto. Questa qua è la massa, eccolo qua. Mentre questo di qua, 0,04, 0,03, è troppo basso. Vuol dire che di qua c'è un cortocircuito. È un valore troppo basso, dovrebbe risultare sempre intorno ai 0,3, 0,4, quindi qua è un problema. Andiamo comunque a controllare anche questo condensatore qui, che il suo valore è di, non ditemi che 0,03. Spero proprio non sia. Questo qua è il condensatore che viene reputato collegato al processore. Quindi se abbiamo un valore basso in questo condensatore, di solito sta a 0,2, 0,3, ma qui abbiamo 0,03, che è molto basso. E spero molto che non abbia un cortocircuito sul processore. Ok, questo condensatore qui, aspettate un attimo che giro, metto in luce. Ok, questo condensatore qui va bene, questo qui, di qua c'è la massa, di qua, ok, va bene. Andiamo comunque a controllare la zona del chip BQ sotto questo pad termico, da tenere il pad termico,
perché il chip BQ è il chip responsabile appunto del caricamento della batteria e si scalda parecchio. Quindi se non avete il BQ con un pad termico sopra, mettetecelo, perché tante console magari viene perso. Allora, induttore sta bene, continuità nell'induttore va bene, l'induttore deve avere continuità fra se stesso. Di qua c'è la massa, qua è un valore va bene, di qua c'è la massa, questo valore va bene, questo valore va bene, questo valore va bene, e l'ultimo, questo valore va bene, quindi questo chip qua è buono. Andiamo a controllare un attimino il voltaggio della batteria, quindi mettiamo voltaggio, negativo e positivo chiaramente, è un po' scarica ma c'è, ma la console non si caricherà perché ha quel cortocircuito lì. Quindi andiamo a staccare andiamo a staccare la scheda. Ecco qua. Allora, prima cosa, staccare sempre la batteria e dopo si può procedere a scollegare tutto il resto. Quindi connettore per i giochi, responsabile anche per il touch. Se non vi funziona il touch, a meno che non sia danneggiato il touch, potete cambiare questa scheda qui e tecnicamente dovrebbe ritornare a funzionare il touch. Stacchiamo le antenne per il wifi e il bluetooth. Non stacchiamo questa qui perché è la memoria di sistema. Non è possibile cambiare le memorie di sistema fra una Nintendo Switch e un'altra, sono collegate alla macchina. Processore e memoria della macchina sono un unico pezzo, non si possono mischiare. Quindi se state facendo dei lavori tenetelo bene a mente, se non ci sono problemi lasciatela collegata, perché almeno così si evitate di avere confusione e di non ritrovarvi più le schede corrette per le console. Stacchiamo i connettori delle RAID dei Joy-Con, le cuffie, le casse, eccetera. E qui siamo a posto. Scolleghiamo lo schermo. Ok. Svitiamo la scheda. 4 viti nere. E 2 viti argentate per la porta USB che la tengono ferma in posizione. Ok, stacchiamo anche la ventola. Perché quella lì è spanata, perfetto. E anche questa è spanata, va bene. Quindi ci aiutiamo ad estrarle con una pinza. Non vanno mai strette troppo le viti. Il case è di alluminio e l'alluminio fa presto a rovinarsi. E le viti sono di metallo. Il metallo è più duro dell'alluminio. Ok, tolto le viti, tolto la ventola. È probabile che devo andare a prendere anche un frame di metallo nuovo, visto che appunto ci sono troppe viti che sono state messe sbagliate e quindi devo sostituirlo per fare in modo che le viti poi vengano a stringere correttamente come si vede. Mamma mia, aspettate, vi faccio vedere. Allora, queste qua come vedete come sono mangiate via. Aspettate che magari c'hanno delle bave in alluminio dentro che non va bene. Un filetto quando è a posto
non dovrebbe avere questi danni. Vedete? Queste qua sono le viti che tengono il processore, i buchi per le viti che tengono il processore. Guardate come sono consumate, sono mangiate via, non vanno bene così. In questo modo la vite non fa presa, non fa tenuta. E specialmente quelle per il processore almeno. Le altre magari anche no, non ha molta importanza. Basta che tenga giù la scheda il minimo indispensabile. Però almeno quelle per il processore, che deve essere raffreddato bene, e se non fa buon contatto, ovviamente il calore non viene dissipato correttamente, si può avere problemi di surriscaldamento o altro. Allora, andiamo dietro sul retro della scheda. Ok. E qui, in questa zona alta, vicino alla porta USB, abbiamo questo chip qua, che è il P13 o PI3, tanti per comodità lo chiamano P13. Andiamo al microscopio, spegniamo un attimo la luce da sopra così si vede un po' più chiaramente. Eccolo qua. Questo è il P13 o PI3 USB, che è quello che appunto è responsabile dell'uscita video per il collegamento alla TV. Allora, tecnicamente, di nuovo andiamo in diodo, puntale rosso a massa, quindi usiamo la porta USB e andiamo su questo condensatore qui. Questo condensatore qui è quello responsabile appunto di filtrare la corrente per questo. Quindi abbiamo 0,41 da questa parte e 0 da quest'altra. Tecnicamente dovrebbe andare bene allora. Quindi se torniamo su questa zona qua, torniamo a questo, adesso misura bene. Ho sbagliato io qualcosa? Si è risolto da solo? Non ho fatto niente, ho solo smontato. Ok. I problemi si risolvono da soli qua. Va bene. C'era qualcosa che disturbava la console? Magari lo schermo? Magari c'era qualche cosa, appunto, un contatto strano, parti metalliche che facevano contatto in giro, gli davano fastidio? Mi sembra strano. Adesso come valori è perfetto. Boh, non so cosa pensare. Ok, a questo punto io non farei altro che testarla. Prendo la batteria che ho di scorta, di ricambio, che è carica. Eccola qua. E andiamo a testare. Gli metto la batteria, chiaramente. Messa la batteria. E andiamo a collegarla. Andiamo a vedere se l'alimentatore da banco mi dà qualche informazione. Purtroppo non posso farvi vedere le informazioni dall'alimentatore di banco perché non è collegabile via computer, quindi non posso mostrarvi. Magari faccio un piccolo video dal telefono, lo allego in più. Fatemi fare un attimino. Allora, facciamo un video da telefono. Ok, allora, questo qui è il misuratore, adesso ve lo sto facendo vedere chiaramente dall'altro lato del video. Questo qui è il misuratore per appunto misurare il passaggio di corrente che avviene. Adesso 1, 2, 3, collegato, 0.38. Se si accende la console dovrebbe spegnersi
e riaccendersi e mostrare un valore più alto. Ma qui rimane fisso a 0,38 A, il che mi fa pensare qualcosa che non va. Cos'è, una cosa intermittente? La console dovrebbe essersi già accesa. Strano. 0,37, 0,38. Strano. Allora, il processore si sta scaldando. Proviamo nell'altro verso. Stessa cosa, 0,37 A. Che sia già accesa? Strano. Allora, scolleghiamo la batteria. Torniamo a vedere un attimino qui sopra, di nuovo. 0,31. 0,18 adesso mi fa. C'è qualcosa di strano. Torniamo qui dietro, vediamo questo. Adesso mi fa 0,27, 28, 29, 30. Sta salendo. 33, 34, come se avesse ricevuto calore. Secondo me è questo qua lo stesso. È una cosa stranissima. C'è un cortocircuito così intermittente. Non vedo segni strani. Controlliamo qua il filtro. Il filtro lascia passare. Sì, quindi il filtro è buono. Ma è una cosa strana. È una cosa strana. Sto guardando il connettore dell'LCD, se ha qualcosa di strano. A sembrare sembra che gli manca un piedino, che è stato parzialmente danneggiato. Allora, la luce. Adesso andiamo sul microscopio, vediamo cosa troviamo. Allora, questo qui è il connettore dell'LCD. Ok, mettiamo a fuoco. Allora, come potete vedere, io qui vedo due spazi vuoti. E potrebbe esserci un piedino incastrato dentro che può dare fastidio alla console, perché tecnicamente, come vedete, ci sono tutti questi qui puntini che appunto sono i piedini di tutto il connettore. Qui sembra essere danneggiato e anche qui sembra essere danneggiato. Quindi può essere anche che, come vedete anche dal fondo, sono tutti si vedono tutti i bei piedini dorati. Qui sembra esserci qualche problema, non si vedono i 2-3 piedini in fondo. Anche qui può esserci un problema sospetto. Insomma, c'è qualcosa che non quadra neanche qua, quindi anche questo è da sostituire per precauzione. Ok, vediamo un attimino cosa possiamo fare. Allora, intanto vi sospendo un attimo il video, noi ci troveremo sicuramente fra qualche secondo con editing video e vi faccio sapere altro. Intanto vi lascio qui. Allora,
e non ho trovato alternativa se non quella di cambiare il connettore dello schermo LCD. La console sembra funzionare chiarissimamente, ma non viene visualizzato lo schermo. Quindi adesso, per farvelo vedere, appunto, io metto lo schermo, provo a inserire il connettore dello schermo, ma c'è qualcosa che gli impedisce di andare fino in fondo. Ovvero questa aletta qua, per esempio, non va più in avanti di così, come anche questa di qua, perché c'è qualcosa qui in mezzo, esattamente dove abbiamo visto prima il piedino, come vedete, che impedisce di andare dentro. A contatto, e i piedini dorati sono praticamente scomparsi sotto, come si può vedere. Ecco, in questo momento il connettore va bene, si può chiudere la linguetta, e questo è un connettore messo bene. Bene, torniamo visuale da sopra. Adesso lasciamo un attimino la scheda così volante, voglio verificare solo, appunto, se si accende, se fa qualcosa, se mostra lo schermo o altro. Colleghiamo la batteria, quella sua, e andiamo con il cavo, vediamo cosa succede. Ok, vediamo se mostra un'immagine. No. Ok, il connettore dell'LCD doveva essere cambiato, quindi abbiamo eliminato almeno un fattore. Però la console ancora non si accende e ancora non funziona. Potrebbe essere in RCA? Potrebbe. Potrebbe essere una console che hanno provato a modificarla e adesso va solo in RCA, cioè si avvia in RCA, che non dovrebbe farlo. Quindi andiamo a vedere, andiamo a verificare con il programma. Allora, andiamo a prendere Tegra. Ok, andiamo a collegare il dispositivo.
No. Riproviamo. No, non sembra essere in RCM. Quindi abbiamo ancora qualche problema con la scheda. Ok. Vediamo quale può essere il problema allora. Allora, riproviamo un attimino. Adesso fa 0,32 ampere, così, ma fissi, stabili. Ma ancora niente sullo schermo, non c'è il simbolino qua sopra. Dall'altro lato idem? Sì. Dall'altro lato è uguale. Vediamo, sta caricando comunque la batteria? La sta caricando la batteria? Voltaggio. 2,9. Sta salendo. 2,91. 2,92. La batteria la sta caricando almeno. Va bene. Ok. 2,94, 2,95, 2,96, 2,97. Potrebbe essere un caso in cui, appunto, viste le condizioni, magari è caduta, anzi abbastanza probabilmente può essere anche caduta, e quindi avere il processore danneggiato. Ed eccoci qui con la voce fuori campo. Allora, nel frattempo di tutto questo video ho fatto svariati tagli perché è stato un video che è durato molte ore. E, ho provato a fare anche molte cose off camera appunto per escludere svariate problematiche che ho trovato sulla scheda. Ho provato a cambiare il chip M92, ho cambiato il chip P13, ho riparato il connettore per l'SD card, ho riparato il connettore per la cartuccia dei giochi e del touch che ho trovato danneggiato. Ho controllato anche i vari voltaggi, i vari valori di resistenza attorno al chip Max, e in più ho appunto controllato tutti i vari valori che si potevano fare attorno al processore, sotto al processore, attorno appunto come ho detto al chip Max che c'è dietro al processore, sotto dall'altra parte della scheda. Tutti i valori sembravano corretti. Ho usato persino l'oscilloscopio per verificare la schedina appunto della memoria di sistema, per verificare il suo funzionamento. E Ed è sono lì tornato, ragazzi. che ho Sono trovato il le 3 problema. di mattina. E infatti adesso vi Ok, spiegherò sono meglio in rimasto dettaglio. sveglio. Credo ho cominciato il lavoro circa poco prima di pranzo e l'ho finito adesso, ma sono fiero di farvi sapere che la console adesso sta funzionando. Come potete vedere dallo schermo, adesso funziona. Il problema? Il problema era che questa qui è una console modificabile. Hanno maneggiato troppo con le modifiche e hanno aggiornato la console all'ultima versione disponibile e si è briccata. E con conseguenza appunto che non si avviava, non aveva niente la scheda se non appunto la memoria completamente distrutta. Era buggata, briccata, chiamatela come volete. Insomma, il firmware sopra era corrotto. E dopo circa, credo, un 4 o 5 ore
a trovare informazioni per verificare come poterla ripristinare, ho trovato degli aiuti e mi sono messo. Ho dovuto utilizzare un RCM loader, iniettare dentro la console dei codici, fare dei backup, ricostruire le chiavi di registro della console, un sacco di cose, insomma. Sono contentissimo, ma sono anche esausto a questo punto. Ma finalmente ce l'ho fatta e posso dire con certezza che questa qua è una console completamente funzionante. E se volete modificare le console potete anche farlo, ma siate cauti, altrimenti le console smettono di funzionare. Ok. Ho tagliato sicuramente parte dei video che ho fatto, perché sarà venuto fuori tipo 8-9 ore, adesso non ne ho la più pallida idea, e sicuramente non vi ho fatto vedere tutta la parte appunto relativa alla ricostruzione del firmware. La potete trovare come ho trovato io, la potete trovare sui siti internet, insomma, potete andare a navigare e trovare le informazioni che vi servono. E sappiate però che è un lavoro molto lungo, molto molto lungo. Ok, bene, se il video vi è piaciuto, adesso comunque ho interrotto la mia outro. Allora, in sostanza, ricapitolando, questa console è arrivata che non si accendeva. Non si accendeva appunto perché la memoria era corrotta. Hanno pasticciato troppo. Ma, nonostante questo, avevano danneggiato il connettore per la SD card e l'ho riparato. Avevano danneggiato il connettore dell'LCD e l'ho riparato. Hanno danneggiato il connettore della ventola, che ancora devo riparare, devo trovare un connettore, devo andarli a comprare e sostituirlo. E hanno danneggiato anche quello per lo slot cartucce e touch, e ho dovuto risaldare anche quello. E basta. E per il resto era a posto, quindi tanti piccoli danni in cerca del responsabile quando avevano pasticciato troppo con il firmware. E allora mi sono messo lì di lena, ho visto la scheda, era a posto, mi dava tutti i voltaggi corretti, mi dava tutto corretto. L'unica cosa che mi rimaneva appunto era la memoria, che poteva essere defunta e quindi non funzionare, oppure con un firmware corrotto. Adesso fortunatamente sono riuscito a ricostruirlo, infatti tutt'al più che appunto funziona, come si vede, collega i Joy-Con, si carica, fa tutto quello che deve fare. Fa esattamente tutto quello che deve fare, si collega ad internet, non ha niente che non vada, è perfetta. E quindi anche questa è un'altra console salvata. Bene, finisco qua il video. Mettete un like, commentate, iscrivetevi, dite la vostra sotto i commenti. Nella descrizione del video troverete come al solito tutti i link utili per seguire la mia pagina, il gruppo Facebook, per venire a trovarmi sullo shop, o avere una comunicazione diretta con me. Quindi io adesso me ne vado a letto e buonanotte a chi mi ha visto. Ciao ciao!